Continuano le analisi dei roster NBA in vista della prossima stagione. Oggi parliamo di uno dei progetti più interessanti della Lega, quello dei New Orleans Pelicans. In Louisiana amano sperimentare e andare controcorrente. La nuova scuola di pensiero NBA prevede quintetti piccoli con giochi orchestrati per punire da dietro l'arco? A New Orleans se ne impipano e si tenta all'esperimento torri gemelle insieme ad un playmaker che non ha nel tiro da tre il suo punto di forza, anzi. E il tentativo della passata stagione è andato a buon fine, almeno fino all'infortunio di Cousins. E con DeMarcus ai box, numeri alla mano, le cose sono andate anche meglio. Con degli aggiustamenti effettuati in corsa e grazie ad una bella presa che risponde al nome di Mirotic, Anthony Davis, giocando da centro, è salito di livello. E i Pelicans hanno strappato un biglietto per i playoff e strapazzato i Blazers al primo turno, per poi perdere in 5 partite contro i favoriti Warriors. La rivelazione dei playoff è stata Jrue Holiday, che finalmente non è stato vittima dei suoi soliti infortuni e ha dimostrato di valere quel contratto che anzi spesso è sembrato addirittura leggermente inferiore al valore del giocatore. Jrue è stato decisivo su 2 lati del campo e anche se non ha potuto fare molto contro il Killer Durant, si è dimostrato un two-way player di alto livello. Nola doveva quindi ripartire da questa coppia per poter continuare l'esperimento e riprovarci quest'anno con certezze e convinzioni maggiori e magari con un Cousins in più. Come tutti sappiamo però DeMarcus è andato via, rifiutando l'estensione proposta per accettare una mid-level exception proprio nella baia. Anche Rajon Rondo ha salutato New Orleans, unendosi alla corte del re in quel di Los Angeles. E quindi nella Big Easy hanno dovuto di nuovo rimboccarsi le maniche e ricostruire una squadra credibile anche per tesorizzare e non gettare alle ortiche il talento di uno dei giocatori più dominanti della Lega. In parecchi infatti criticano i Pelicans per aver sprecato il talento di Davis nel suo prime e credono che il monociglio debba andare via o quantomeno essere scambiato in una trade dalla franchigia della Crescent City. Ma a New Orleans rimangono fiduciosi e con un'off-season molto attiva hanno messo su un roster potenzialmente esplosivo. A sostituire Rondo c'è il playmaker ex Magic e Suns, Elfrid Payton. Sì, quello del capello alla Tim Wentz di Holly e Benji per intenderci. Al di là del suo look, Elfrid è un giocatore magari non dotato di un tiro mortifero, ma è capace di dare energia, difesa, rimbalzi e assist a profusione, e in coppia con Jrue ci sarà da divertirsi. Sicuramente non ha l'intelligenza cestistica e l'esperienza di Rondo, ma crediamo che possa essere una grande acquisizione per la franchigia e una grande occasione per il giocatore stesso, che dopo anni promettenti a Orlando si stava un po' appannando. Payton ha anche, e aggiungeremo finalmente, tagliato i suoi capelli, che stavano generando troppe polemiche e ilarità in giro per la Lega. E inoltre è un cavallo di ritorno dello stato della Louisiana, essendo nato a Gretna, a 10 minuti di macchina da New Orleans, e avendo frequentato il college a Lafayette. I ragazzi della Louisiana sono particolari, si sa, spesso pigri e indolenti, ma chissà che proprio con l'aria di casa questo figlio del sud potrebbe giocare il miglior basket della sua carriera. Ok, abbiamo capito come hanno sostituito Rondo, e questa è una bella scommessa, con discreti margini di successo. Ma come hanno sostituito DeMarcus? Qui, secondo noi, i Pelicans si sono superati, scommettendo su 2 giocatori veramente interessanti e in cerca di riscatto NBA. Sponda Lakers arriva Randall, che non figurava più nei piani societari, in quanto la franchigia voleva implementare un gioco più da run and jump che mal si confaceva con le caratteristiche del giocatore proveniente da Dallas. Entrato in NBA, Randall aveva tutto per diventare una star, ma nei suoi 4 anni ai Lakers ha mostrato di avere tanti lati oscuri. E sì, ha avuto anche qualche alto, ma anche diversi bassi. È stato paragonato a Draymond Green per corpo e agilità, e secondo noi il mancino ex Wildcats, anche se manca di personalità rispetto all'orso ballerino, ha probabilmente più talento, soprattutto in attacco. Dopo il suo primo anno ai Bucks per un infortunio occorso al suo esordio NBA, Randall è rientrato, ma non ha dimostrato di valere la 7ª scelta assoluta. Ha mostrato uno scarso condizionamento atletico e questo ha influito sulla sua selezione di tiro e sulle sue scelte in campo in generale. L'estate scorsa però qualcosa è cambiato. Ha sostituito il suo trainer. Ha cominciato a lavorare duramente in palestra. Ha perso peso e massa grassa e ha finalmente raggiunto un condizionamento atletico decente. Ha eliminato i tiri dalla media, ha migliorato le sue decisioni e ha iniziato a dominare in post e al ferro, categoria in cui ha sempre eccelso. Si sono risentiti i cori. Gli
You can handle Randall. Randall però pretendeva di più e in quel di Los Angeles non poteva avere lo spazio che avrebbe voluto e così ha cambiato casacca, abbracciando la sua nuova vita NBA in quel di Nola. Ci aspettiamo grandi cose dal ragazzo texano. Oltre a Randall, i Pelicans, per sostituire DeMarcus, hanno deciso di piazzare un'altra scommessa. All-in sul gattone di Chicago, Jahlil Okafor. Jahlil raggiunge così suo cugino Emeka, che nella stessa squadra può rivelarsi un ottimo mentore a cui affidarsi. Il talento non è mai stato in dubbio. La testa, ad una certa propensione all'alcol, sì. Non è mai stato un fenomeno in difesa e non ha mai fatto della voglia un suo punto di forza. Le mani e la capacità di segnare in post sono sempre state lì da ammirare, ma a fila lo hanno scaricato così come a Brooklyn. Quest'estate lo abbiamo visto lavorare tanto e trasformare il suo corpo. Ha assunto diversi trainer e ha imparato a conoscere meglio il suo corpo e la sua mente. Ha imparato a riconoscere lo stress mentale e come gestirlo. Ha sperimentato la meditazione e metodi per combattere attacchi di panico e depressione, o almeno così ha dichiarato. In ringraziamento a Kevin Love e a Players Tribune hanno reso omaggio ad un uomo coraggioso e ad un nuovo modo di raccontare lo sport senza vergognarsi di avere le stesse fragilità di qualsiasi altro uomo su questa terra. Speriamo vivamente che Okafor riesca a liberare il suo immenso potenziale e a salvare la sua carriera NBA. Se così fosse e se riuscissimo a vedere un giocatore da 15 e 10 in 25-30 minuti di partita, ne saremmo sicuramente felici e con noi tutta la dirigenza dei Pelicans. Tirando le somme abbiamo Randall Okafor per sostituire Cousins e Payton per sostituire Rondo. Francamente di meglio era difficile fare. Great job Nola! Nota a margine: Mirotic, che ha tanto aiutato l'anno scorso, potrebbe avere meno minuti a disposizione. In carriera però ha dimostrato di poter essere efficace e importante anche con pochi minuti in campo. Ci aspettiamo ancora una stagione da playoff, anche se purtroppo rimangono ancora poco attrezzati per il titolo, e ciò dispiace molto, perché avere probabilmente il giocatore più dominante della Lega e non saperlo sfruttare al meglio, a nostro avviso, è davvero un peccato mortale. Grazie ragazzi, e se vi è piaciuto il video e volete vederne altri, iscrivetevi al canale!